Gli alleati erano riusciti a sfondare parzialmente la linea gotica, liberando la maggior parte della Romagna, ma il fronte si arrestò lungo il fiume Senio e l'Appennino tosco-emiliano. Harold Alexander fece un proclama a tutte le forze alleate partigiane. A partire da questo momento, invito tutte le forze a risparmiare forze e munizioni per la prossima primavera! Questo appello fu visto come un tradimento dai partigiani. Non solo si fermavano le operazioni e i rifornimenti, ma si stava di fatto invitando i nazifascisti a reprimere le resistenze interne in impunità, cosa che fecero puntualmente. La resistenza subì un duro colpo. Mark Clark sostituì Harold Alexander nel comando delle forze alleate in Italia. Tra le prime cose inviò armi ai partigiani, rialzando il morale dei combattenti. Ma parliamo un attimo della resistenza partigiana. Essa non poteva contare su un esercito regolare. Si nascondeva tra le montagne e compiva azioni di guerriglia che miravano a sabotare la logistica nazifascista. In un fronte che era diventato marginale e che godeva di poco supporto alleato, i partigiani erano fondamentali. I soldati dell'asse erano costretti a restare sempre sull'attenti e quindi non si potevano riposare, nonostante gli alleati si fossero fermati. Le azioni partigiane non si possono rappresentare in una mappa come faccio di solito nei miei video. Il loro intervento ebbe un impatto anche per il dopoguerra, dando agli alleati l'immagine di un'Italia che si stava redimendo dal suo oscuro passato. Una delle canzoni più popolari tra i partigiani era Fischia il vento, che veniva dalla canzone sovietica Katyusha. Ma siccome quella canzone conteneva diversi riferimenti comunisti, nel dopoguerra prese piede Bella Ciao, le cui origini sono tuttora ignote. Durante la guerra veniva cantata a malapena nei colli emiliani, ma a parte questo era pressoché sconosciuta. Nonostante ciò, la canzone non aveva alcun riferimento politico, e così a partire dagli anni 60 fu scelta come canzone simbolo della resistenza, in modo da dare un senso di unità. Ma i fantastici politici di oggi sono riusciti a politicizzare una canzone che era stata scelta apposta per essere politica. Ormai il regime di Hitler aveva i giorni contati. Era fallita la controffensiva nella foresta delle Ardenne, mentre ad est i sovietici stavano avanzando inesorabilmente verso Berlino. La vittoria degli alleati era solo una questione di tempo, e lo sapevano tutti. Passato l'inverno, era arrivato il momento per gli alleati di riprendere l'offensiva in Italia. Lo sfondamento fu quello decisivo, e gli anglo-americani avanzarono rapidamente lungo la pianura padana. I tedeschi ormai non avevano più le forze per continuare e pensavano solo alla ritirata. Come data simbolica della liberazione fu scelto il 25 aprile, giorno in cui il CLN fece proclama al popolo di ribellarsi al nemico con la voce di Sandro Pertini. Sempre lo stesso giorno i tedeschi evacuarono Milano e la città fu liberata. Mussolini fuggì insieme agli ultimi fedeli verso nord. Nei giorni successivi, mentre tentava di confondersi tra i tedeschi, fu catturato dai partigiani. Il CLN aveva già emesso una condanna a morte per l'ex duce, per evitare che potesse essere catturato e sfruttato politicamente dagli alleati. E così il 28 aprile, in circostanze ancora oggi poco chiare, Mussolini fu giustiziato dai partigiani insieme alla sua amante Claretta Petacci. Il giorno successivo il suo corpo fu esposto a Piazzale Loreto testa in giù, subendo gli sfoghi e le ire della folla. In una Berlino assediata dai sovietici e prossima alla capitolazione, Hitler venne a sapere del destino del duce e decise che non avrebbe subito la stessa sorte. Perciò si suicidò nel suo bunker e ordinò che il suo corpo venisse bruciato. E così calò il sipario per i due dittatori. Ma la guerra non era ancora finita. Con un'Italia malconcia e gli alleati impegnati, il generale francese Charles de Gaulle vide un'occasione. Dopo la pugnalata alle spalle dell'Italia del 1940, è finalmente arrivato il momento di vendicarci! Annetteremo la Valle d'Aosta alla Francia! E così i francesi marciarono verso Aosta. Le truppe italiane del posto si misero in difesa per contenere i francesi e inviarono un telegramma al neopresidente statunitense Harry Truman. Appena ricevuta la notizia, Truman si infuriò e ordinò a De Gaulle di ritirarsi. Il francese non intendeva mollare, ma in seguito alla minaccia di vedersi privare i fondamentali rifornimenti americani, dovette cedere. I transalpini tornarono ai propri confini. I partigiani jugoslavi, guidati dal comunista Tito, riuscirono a respingere le forze dell'asse da soli. Negli ultimi 2 anni approfittarono della crisi in Italia per vendicarsi delle atrocità subite negli anni precedenti, macchiandosi a loro volta degli stessi crimini.
Furono così commessi i massacri delle foibe a danno della popolazione civile italiana residente nell'Istria e nella Dalmazia. Una pagina tragica della storia italiana a cui questo video non potrà mai rendere giustizia. Tito intendeva prendere Trieste, città un tempo facente parte dell'impero austro-ungarico con una significativa comunità slovena, perciò ne ordinò l'occupazione. Trieste fu presa in maggior parte dalle truppe jugoslave e i residenti italiani temettero la loro sorte. I tedeschi stavano ancora combattendo, ma da ovest gli alleati raggiunsero la città. Alla vista delle truppe neozelandesi, i tedeschi si arresero e la città subì un'occupazione militare congiunta tra alleati e jugoslavi. Churchill in seguito commenterà: siamo riusciti ad infilare un piede nella porta! Il 2 maggio 1945 terminarono gli scontri in tutta la penisola. Nei giorni seguenti la Germania, la cui capitale Berlino era ridotta a un cumulo di macerie, firmò la resa incondizionata e gli scontri cessarono in Europa. 3 mesi più tardi, dall'altra parte del mondo, il Giappone si arrese agli statunitensi in seguito ai bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. La seconda guerra mondiale era finita. Finita la guerra, iniziarono i trattati di pace. Bisognava decidere le sorti dell'Italia in qualità di paese sconfitto, ma prima era necessario decidere il nuovo assetto politico e istituzionale del paese. Bisognava indire delle elezioni per formare un Parlamento, ma soprattutto per decidere il destino della monarchia, la quale aveva convissuto per 20 anni col fascismo. Con la svolta di Salerno del 44 la questione era stata posticipata ed era arrivato il momento di risolverla. Il 2 e il 3 giugno del 46 si tennero le elezioni con suffragio universale, prima volta in assoluto in Italia. Vittorio Emanuele III, in un tentativo estremo di salvare la monarchia, abdicò un mese prima delle elezioni, lasciando il trono a suo figlio Umberto II, per poi esiliarsi in Egitto, dove morirà l'anno successivo. Le elezioni politiche del 2 e 3 giugno diedero la maggioranza alla Democrazia Cristiana. Nel referendum istituzionale, invece, col 54% delle preferenze, vinse la Repubblica. Umberto II non riconobbe subito il risultato, ma rendendosi conto che una monarchia non può sopravvivere con poco più del 50% dei voti, si rassegnò. Per evitare una guerra civile che avrebbe portato ulteriore sofferenza al popolo italiano, decise di lasciare temporaneamente l'Italia finché le tensioni non si fossero spente. Non poteva certo immaginare che nella Costituzione repubblicana sarebbe stato messo un articolo che vietava ai discendenti maschi dei Savoia di mettere piede sul suolo italiano. E così l'Italia divenne la Repubblica che conosciamo tuttora. Come inno nazionale provvisorio fu scelto un canto che era stato scritto e composto 100 anni prima, il Canto degli Italiani di Mameli e Novaro, il quale sostituì la ormai obsoleta Marcia Reale. A 74 anni dalla sua morte, il sogno di Mazzini divenne finalmente realtà. Era appena nata la Repubblica Italiana! A capo del governo vi era Alcide De Gasperi, trentino di nascita nell'allora impero austro-ungarico, diventato poi capo della DC. Ora che l'Italia aveva un nuovo assetto politico, era arrivato il momento di affrontare i processi post-bellici. De Gasperi partecipò alla conferenza di pace di Parigi sapendo che, in quanto nazione sconfitta, l'Italia avrebbe dovuto cedere dei territori. Tutte le ex colonie furono assegnate agli alleati, con la sola eccezione della Somalia, che ebbe un'amministrazione fiduciaria da parte dell'Italia per 10 anni. Nel confine francese le perdite furono contenute. Furono ceduti 4 passi di montagna e a sud i comuni di Briga e Tenda. Ma lo so che cosa vi state chiedendo. Sì, Guido, interessante. Ma Trento e Trieste? Trento rimase in mani italiane. Per quanto riguarda l'Alto Adige e Sud Tirol, De Gasperi si accordò con la risuscitata Repubblica d'Austria. Il territorio rimase l'Italia e agli abitanti fu concessa una forte autonomia, oltre alla tutela della lingua e della cultura germanofona del territorio. La questione più spinosa si trovava ancora a est. La Jugoslavia aveva conquistato tutti i territori istriani, giuliani e dalmati e non intendeva cedere di un metro. E i massacri commessi da entrambe le parti avevano reso impossibile una convivenza pacifica. Perciò fu deciso un trasferimento forzato di tutti gli italofoni ancora presenti nel territorio. Fu l'inizio dell'esodo giuliano-dalmata. Centinaia di migliaia di persone furono costrette a lasciare le proprie case per essere sparpagliate nel resto d'Italia. Intere comunità furono devastate.
Per la zona di Trieste era invece previsto uno stato indipendente chiamato Territorio Libero di Trieste. Esso era diviso in due zone. La zona A, che comprendeva Trieste, era amministrata dagli alleati, mentre la zona B dalla Jugoslavia. Ma di fatto non riuscì mai a concretizzarsi completamente a causa delle tensioni scatenatesi nel territorio. Lo stallo si risolse solo nel 1954. La zona A fu riassegnata all'Italia, mentre la zona B passò alla Jugoslavia. E così tutte le contese territoriali furono chiuse e l'Italia assunse la forma che conosciamo oggi. Oltre ai confini si svolsero i processi sui crimini di guerra. I più importanti gerarchi e generali nazisti furono processati a Norimberga e la maggior parte fu condannata a morte. Il sorridente Kesselring non scampò al tribunale militare. Fu processato e condannato a morte, pena poi convertita in ergastolo e infine in grazia nel 1952. E per quanto riguarda i crimini di guerra compiuti dagli italiani? A differenza di Germania e Giappone, i generali e i gerarchi fascisti non furono mai processati per gli spietati crimini commessi nelle ex colonie e nei territori occupati. Vi sono essenzialmente due ragioni. La prima è legata alla resa e al cambio di fazione del 1943 e alla resistenza partigiana che, come dicevo prima, diede all'Italia un'aura di redenzione. La seconda fu l'amnistia Togliatti, la quale perdonò tutti i crimini commessi dai fascisti. Questo controverso provvedimento fu emanato in un paese dilaniato dalla guerra civile, in cui si sperava di potersi lasciare il passato alle spalle e di far ripartire l'Italia. Ma negli anni seguenti non mancarono episodi di vendette personali. Il mancato processo ai crimini di guerra impedì agli italiani di avere piena consapevolezza delle proprie azioni. Si creò così il mito degli italiani brava gente, ovvero un qualcosa del tipo: ma sì, in fondo noi non siamo mai stati dei guerrafondai, non siamo stati così cattivi come gli altri. Queste credenze resistono tuttora e sono purtroppo lontane dalla realtà. Come in praticamente tutte le cose della vita, non esiste un bianco o nero, ma infinite sfumature di grigio. Nella seconda guerra mondiale fummo sia le vittime che i carnefici. Solo se ricorderemo tutte le sfaccettature potremo crescere come popolo. È fin troppo facile ricordare solo le cose che ci convengono. Nel territorio italiano persero la vita centinaia di migliaia di soldati venuti da tutto il mondo per liberare il nostro paese. Le loro spoglie riposano in cimiteri sparsi in tutta Italia. Il bilancio delle vittime italiane nella seconda guerra mondiale tra militari e civili è di circa 500.000. Ma prendete questo numero con le pinze, si tratta solo di una stima. Paradossalmente, la seconda guerra mondiale fu meno sanguinosa della prima, ma gli scontri avvennero in tutta la penisola, causando morte e distruzione in quasi tutte le città. Ancora oggi vengono fatti brillare in tutto il territorio ordigni esplosivi dell'epoca. Nel dopoguerra la neonata Repubblica fu ricostruita e nei decenni successivi vide un boom economico unito a un periodo di pace e prosperità che non vedeva da secoli. Più o meno. Ah, comunque non chiedetemi di fare video su quella roba lì. Mi dispiace, ma non sono la persona adatta. La realizzazione di questo video è stata un'odissea che è durata più di un anno, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Perciò vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!